Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo
Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di accogliere con prontezza l'annuncio del Vangelo, perché la nostra vita si converta pienamente a Gesù in un vero cammino di santità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Quarto mistero. Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Venne una nube e li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, ora era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di vivere con lo sguardo sempre rivolto a Cristo, per gustare già su questa terra la bellezza del suo volto, in attesa di poterlo contemplare per sempre nella gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Quinto mistero. Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, Che ci che ha ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo per divenire con Lui una cosa sola. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Preghiamo secondo le intenzioni di Papa Leone. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. Alegramus, exules Filii, a te suspiramus,
Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. Madre di Cristo, Prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Misericordia, Prega per noi. Madre della Divina Grazia, Prega per noi. Madre della Speranza, Prega per noi. Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Prega per noi. Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Prega per noi. specchio di perfezione, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. fonte della nostra gioia, Prega per noi. tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi. dimora consacrata di Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna, concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Andavo in cerca di risposte.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno
ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi della festa di San Massimiliano Kolbe, presbitero e martire. I testi sono dal proprio dei santi, dal comune di un martire. E consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Gerusalemme nuova, immagine di pace, costruita per sempre nell'amore del Padre.
tu discendi da cielo come vergine sposa e congiungi a Cristo nelle nozze eterne. Dentro le tue mura risplendenti di luce si radunano in festa gli amici del Signore. Pietre vive e preziose, scoprite dallo Spirito, con la croce in martirio, per la città dei santi. Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio Trino e unico, nei secoli dei secoli. Sarete odiati a causa del mio nome, ma chi sarà fedele sino alla fine sarà salvo. Perché le genti congiurano, perché invano cospirano i popoli. Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. Se ne ride chi abita i cieli, li schermisce dall'alto il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno. Io l'ho costituito mio sovrano, sul Sion, mio santo monte. Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai. E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate. E non si sdegni, e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sarete odiati a causa del mio nome, ma chi sarà fedele sino alla fine sarà salvo. Non sono paragonabili le sofferenze presenti alla gloria futura che apparirà in noi. Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi? Fuggi come un passero verso il monte. Ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla coda, per colpire nel buio i reti di cuore. Quando sono scosse le fondamenta, cosa può fare? Ma il Signore nel Tempio Santo, il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi sono aperti sul mondo, le sue pupille scrutano ogni uomo. Il Signore scruta giusti ed empi, egli odia chi ama la violenza.
farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo. Vento bruciante toccherà loro in sorte. Giusto è il Signore, ama le cose giuste. Gli uomini retti vedranno il suo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Non sono paragonabili le sofferenze presenti alla gloria futura che apparirà in noi. Come oro nel fuoco, il Signore li ha provati, li ha graditi come un olocausto. Accogli, Signore, la causa del giusto. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Venga da te la mia sentenza. I tuoi occhi rendano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte. Provami a fuoco, non troverai malizia. La mia bocca non si è resa colpevole, secondo l'agire degli uomini. Seguendo la parola delle tue labbra, ho evitato i sentieri del violento. Sulle tue vie tieni saldi i miei passi, e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta, porgi l'orecchio, ascolta la mia voce. Mostrami i prodigi del tuo amore, tu che salvi dai nemici, chi si affida alla tua destra. Custodiscimi come pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali, di fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano. Essi hanno chiuso il loro cuore, le loro bocche parlano con arroganza. Eccoli avanzano, mi circondano, puntano gli occhi per abbattermi. Simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato. Oggi, Signore, affrontalo, abbattilo, con la tua spada scampami dagli empi. Con la tua mano, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più parte in questa vita. Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, se ne sazino anche i figli, e ne avanzi per i loro bambini. Ma io, per la giustizia, contemplerò il tuo voto. Al risveglio mi sazierò della tua presenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come oro nel fuoco, il Signore li ha provati. Li ha graditi come un olocausto. Mi afferra l'angoscia e l'oppressione, ma la tua parola mi sostiene. Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, noi abbiamo questo tesoro in vasi di Creta, perché appaia che la potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati.
Siamo sconvolti ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale, di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia ancora più abbondante, ad opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fisiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani d'uomo nei cieli. Perciò sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste, a condizione però di essere trovati già vestiti, non nudi. In realtà, quanti siamo in questo corpo, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati, ma sopravvestiti, perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. È Dio che ci ha fatti per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito. Così dunque siamo sempre pieni di fiducia e sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal Signore. Camminiamo nella fede e non ancora in visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno per causa mia. Rallegratevi ed esultate, grande è la vostra ricompensa nei cieli. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Rallegratevi ed esultate, grande è la vostra ricompensa nei cieli. Dalle lettere di San Massimiliano Maria Colbe. Sono pieno di gioia, fratello carissimo, per l'ardente zelo che ti spinge a promuovere la gloria di Dio. Nei nostri tempi constatiamo, non senza tristezza, il propagarsi dell'indifferentismo, una malattia quasi epidemica che si va diffondendo in varie forme non solo nella generalità dei fedeli, ma anche tra i membri degli istituti religiosi. Dio è degno di gloria infinita. La nostra prima e principale preoccupazione deve essere quella di dargli lode nella misura delle nostre deboli forze, consapevoli di non poterlo glorificare
quanto egli merita. La gloria di Dio risplende soprattutto nella salvezza delle anime che Cristo ha redento con il suo sangue. Ne deriva che l'impegno primario della nostra missione apostolica sarà quello di procurare la salvezza e la santificazione del maggior numero di anime. Ed ecco, in poche parole, i mezzi più adatti per procurare la gloria di Dio nella santificazione delle anime. Dio, scienza e sapienza infinita, che conosce perfettamente quello che dobbiamo fare per aumentare la sua gloria, manifesta normalmente la sua volontà mediante i suoi rappresentanti sulla terra. L'obbedienza, ed essa sola, è quella che ci manifesta con certezza la divina volontà. È vero che il superiore può errare, ma chi obbedisce non sbaglia. L'unica eccezione si verifica quando il superiore comanda qualcosa che chiaramente, anche in cose minime, va contro la legge divina. In questo caso egli non è più interprete della volontà di Dio. Dio è tutto, solo Lui è infinito, sapientissimo, clementissimo Signore, Creatore e Padre, principio e fine, sapienza, potenza e amore. Tutto ciò che esiste fuori di Dio ha valore in quanto si riferisce a Lui, che è creatore di tutte le cose, redentore degli uomini, fine ultimo di tutte le creazioni. Egli ci manifesta la sua volontà e ci attrae a sé attraverso i suoi rappresentanti sulla terra, volendo servirsi di noi per attrarre a sé altre anime e unirle nella perfetta carità. Considera, fratello, quanto è grande per la misericordia di Dio la dignità della nostra condizione. Attraverso la via dell'obbedienza noi superiamo i limiti della nostra piccolezza e ci conformiamo alla volontà divina che ci guida ad agire rettamente con la sua infinita sapienza e prudenza. Aderendo a questa divina volontà a cui nessuna creatura può resistere, diventiamo più forti di tutti. Questo è il sentiero della sapienza e della prudenza, l'unica via nella quale possiamo rendere a Dio la massima gloria. Se esistesse una via diversa e più adatta, il Cristo l'avrebbe certamente manifestata con la parola e con l'esempio. Il lungo periodo della vita nascosta di Nazareth è compendiato dalla Scrittura con queste parole: e stava a loro sottomesso. Tutto il resto della sua vita è posto sotto il segno dell'obbedienza, mostrando frequentemente che il Figlio di Dio è disceso sulla terra per compiere la volontà del Padre. Amiamo dunque, fratelli, con tutte le nostre forze il Padre Celeste pieno di amore per noi, e la prova della nostra perfetta carità sia l'obbedienza, da esercitare soprattutto quando ci chiede di sacrificare la nostra volontà. Infatti non conosciamo altro libro più sublime che Gesù Cristo crocifisso per progredire nell'amore di Dio. Tutte queste cose le otterremo più facilmente per l'intercessione della Vergine Immacolata, che Dio nella sua bontà ha fatto dispensatrice della sua misericordia. Nessun dubbio che la volontà di Maria è la stessa volontà di Dio. Consacrandoci a lei, diventiamo nelle sue mani strumenti della divina misericordia, come lei lo è stato nelle mani di Dio. Lasciamoci dunque guidare da lei, lasciamoci condurre per mano, tranquilli e sicuri sotto la sua guida. Maria penserà a tutto per noi, provvederà a tutto e, allontanando ogni angustia e difficoltà, verrà prontamente in soccorso alle nostre necessità
corporali e spirituali. Fatevi imitatori di Dio e camminate nella carità. Che ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Modo con cui Cristo ci ha amato. Noi ti lodiamo, Dio. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paracleto. O Cristo, Re della gloria, eterno Figlio del Padre, Tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre, verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento con il tuo sangue prezioso. Accogli nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. La tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come alauto convito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. La tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Martiri del Signore, benedite il Signore. Benedite, opere tutte del Signore, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, angeli del Signore, il Signore. Benedite cieli il Signore. Benedite acque, tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge e rugiade, il Signore. Benedite, o venti tutti, il Signore. Benedite, fuoco e calore, il Signore. Benedite, freddo e caldo, il Signore. Benedite, rugiada e brina, il Signore. Benedite, gelo e freddo, il Signore. Benedite, ghiacci e nevi, il Signore. Benedite, notti e giorni, il Signore. Benedite luce e tenebre il Signore. Benedite folgori e nubi il Signore. Benedica la terra il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline il Signore. Benedite creature tutte che geminate sulla terra il Signore. Benedite sorgenti il Signore. Benedite mari e fiumi il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici il Signore. Benedite figli dell'uomo il Signore. Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore il Signore. Benedite o servi del Signore il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti il Signore. Benedite pie e umili di cuore il Signore. Benedite Anania, Azzaria e Misaele il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Martiri del Signore, benedite il Signore. Il vincitore starà come corona nel Tempio di Dio.
Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro dei figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ormai il suo popolo, in colonna di umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca, e la spada a due tagli nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro, per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il vincitore sarà come colonna nel Tempio di Dio. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Mia forza, mio canto è il Signore. Mia forza, mio canto è il Signore. È Lui la mia salvezza. Mio canto è il Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Mia forza, mio canto è il Signore. Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia.
Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. avvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. E giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, Di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, e che andrai innanzi al Signore a preparare le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, della rimissione dei suoi peccati. grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, e cui verrà a visitarci dall'alto sole che sorge, Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo Sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, vivere è Cristo e il morire è un guadagno. In unione con i santi martiri uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre. e ai redenti Con il tuo sangue, o Signore. Per i tuoi martiri che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, Donaci la vera libertà di spirito. per i tuoi martiri che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, A noi una fede pura e coerente. per i tuoi martiri che seguirono le tue orme sul cammino della croce, Fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita. per i tuoi martiri che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, Donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. San Massimiliano è il patrono di diverse giurisdizioni all'interno del nostro ordine, di cui i frati
che provengono da quelle giurisdizioni fanno parte anche di questa comunità. Vogliamo pregare per loro, per tutti noi, anche qui presenti, che ci lasciamo ispirare a San Massimiliano ed essere generosi nel servizio del Signore e degli altri. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, che hai dato alla Chiesa e al mondo San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire, ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla missione apostolica e al servizio eroico del prossimo, per sua intercessione concedi anche a noi, a gloria del tuo nome, di impegnarci senza riserve al bene dell'umanità per imitare in vita e in morte il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Canto d'ingresso, pagina 92. La creazione giubili insieme agli angeli, i lodi ti glorifichi, o Dio altissimo, gradisci il coro unanime di tutte le tue opere. Beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, come abbiamo già sentito, quest'oggi celebriamo la festa di San Massimiliano Maria Kolbe. Uno dei pensieri guida della sua vita diceva che solo l'amore crea. Era molto innamorato di Dio e della Madonna. E questo amore che ha provato nei loro confronti si è rispecchiato anche nei confronti degli uomini. L'ha portato a essere molto creativo e generoso al servizio del Signore e degli uomini. Noi vogliamo ringraziare il Signore per questo grande testimone di fede e chiediamo che per la sua intercessione sappiamo anche noi, magari in parte, imitarlo nell'amore nei confronti del Signore e delle altre persone. E per i momenti in cui noi non siamo stati generosi, l'amore in noi non è stato creativo, vogliamo chiederne il perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, o Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo
Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che hai dato alla Chiesa e al mondo San Massimiliano Maria Kolbe, presbitero e martire, ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla missione apostolica e al servizio eroico del prossimo, per sua intercessione concedi a noi, a gloria del tuo nome, di impegnarci senza riserve al bene dell'umanità, per imitare in vita e in morte il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezza di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Parola di Dio. Preziosa agli occhi del Signore la morte dei Suoi fedeli. Preziosa agli occhi del Signore la morte dei Suoi fedeli. Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Ho detto con sgomento, ogni uomo è bugiardo. Preziosa agli occhi del Signore la morte dei Suoi fedeli. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Preziosa agli occhi del Signore la morte dei Suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Preziosa agli occhi del Signore la morte dei Suoi fedeli. Alleluia,
odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Parola del Signore. Fratelli e sorelle, penso che conosciamo almeno un po' la storia, la vita di San Massimiliano. Si possono dire tante di quelle cose su di lui, forse quel particolare che lo in qualche modo contraddistingue, per il quale lo conosciamo, è il fatto che ha dato la sua vita al posto di un'altra persona nel campo di concentramento di Auschwitz. Come dicevo all'inizio, è stato molto creativo vivendo la sua vita. Ecco, lo conosciamo come un uomo di diverse capacità, molto intelligente, ha conseguito 2 lauree a Roma, ha fondato una comunità molto grande dei frati, ha fondato una rivista che esiste fino ad oggi, non solo in Polonia ma in diverse parti del mondo, ha fondato delle missioni come quella in Giappone e poi ha inaugurato una radio, ha preparato un piccolo aeroporto nella cittadella di Niepokalanów. Ha fatto tante cose, però non sono state le cose che lo in qualche modo contraddistinguono. Lo contraddistingue lo spirito con il quale ha fatto le cose. Ecco, noi pensiamo che il fatto di Auschwitz, quella mossa in piazza, quando ha deciso di dare la propria vita al posto di un altro, sia stato quel momento che l'ha reso santo. Sì, per certi versi lo è, ma è stato l'ultimo passo di un lungo cammino che ha fatto. È stata una mossa naturale, una conclusione, un concludere in gloria tutta quella vita che ha vissuto in una maniera molto impegnativa, molto creativa, soprattutto per il fatto che, come dicevo all'inizio, ha saputo amare molto Dio, si è fidato molto alla Madonna, si è lasciato ispirare a lei in tutte le scelte della sua vita. L'autore della lettera agli Ebrei ci chiede di ammirare, di guardare la vita di coloro che ci hanno preceduto nella fede, soprattutto nella vita, nel cammino della fede, ci chiede anche di imitare, almeno in parte, la loro vita. Vorrei sottolineare 2 particolari perché non abbiamo molto tempo, abbiamo già sforato. Quando era piccolo, era molto vivace, monello, e una volta avrà combinato qualcosa e la mamma le disse: Raimondo, perché questo era il suo nome di battesimo. Raimondo, Raimondo,
che ne sarà di te? Lui se l'ha presa questa domanda, è andato in chiesa a pregare, in quel momento ebbe una visione della Madonna e da quel momento la sua vita è cambiata. Ha intrapreso quel cammino che l'ha portato alla santità. Raimondo, Raimondo, che ne sarà di te? Volessimo mettere il nostro nome, ognuno di noi il proprio nome, a farci questa domanda: che ne sarà di me? Che senso darò alla mia vita? Perché vivo? Come viverla? Ecco, lui ha avuto una grazia particolare che da piccolo ha cercato di darsi delle risposte. Ogni giorno è stata una risposta parziale, ma è stata una risposta alla domanda che la mamma gli ha fatto quando era piccolo. Che ne sarà di me? Quale sarà l'esito della mia vita? Cosa farò con questa vita che è un dono dato e consegnato, che alla fine dovremo in qualche modo renderne conto davanti al Signore. Un'altra cosa forse più comprensibile per i frati, celebrando la festa di oggi, San Massimiliano, in qualità del guardiano, del superiore della comunità dei frati a Niepokalanów, che all'epoca contava 700 frati, in alcuni momenti anche 1000, ogni sabato, una volta alla settimana, teneva delle conferenze, delle riflessioni ai suoi frati, giusto per tenerli desti, giusto per caricarli, giusto che potessero fare un cammino, in modo che potessero vivere la loro dedizione, la loro consacrazione in una maniera sempre più impegnativa e crescente. E le sue conferenze venivano in qualche modo non registrate, ma in qualche modo qualcuno prendeva degli appunti e le abbiamo in completo, adesso tradotte anche in italiano da un paio di anni. C'è una conferenza dove San Massimiliano, avendo quella mente così lucida, così intelligente, così pratica, ha paragonato la vita ad un motore, ad una specie di aereo dove ogni elemento, visto che ne sono tanti, ha una importanza. E ha paragonato la vita dell'uomo a questi spilli di sicurezza che bloccano le vite in modo che non si allentino. Perché se dovesse allentarsi una vite, tutto aereo potrebbe cadere e causare un grande dramma. Questo esempio l'ho usato per trasmettere ai frati la responsabilità nei confronti delle piccole cose. Soprattutto nella vita spirituale, quanto sono importanti le piccole cose, le singole giornate, i singoli impegni, le singole cose da fare, perché sono molto molto importanti nella vita. E fa una specie di un cammino di una persona che fallisce nella vita. Parla di un frate che all'inizio, magari al momento della sveglia, vuole dormire un secondo in più, poi magari non si presenta alla meditazione, viene in ritardo alla messa, anzi ne esce primo per essere il primo alla colazione, e poi prosegue dicendo che questi particolari portano quel frate al dramma nella sua vita, e cioè all'abbandono dell'ordine. Infatti, come dice il titolo di quella conferenza, dalle piccole infedeltà all'abbandono. Fratelli e sorelle, quel messaggio della santità della vita di San Massimiliano, oltre alle grandi cose che ha fatto, quel particolare, quel fondamento che in qualche modo penso che sia importante per noi frati, ma per ogni cristiano, per ogni persona che crede. Tutto questo dramma di quel frate di cui ho parlato, parte da una piccola infedeltà, da uno spillo a questo dramma. Diceva San Massimiliano, dobbiamo fare molta attenzione a proposito di queste piccole cose. Nulla è di poco conto quando si tratta di una grande meta, e qui si tratta di una meta che è l'eternità. Piccole cose trascurate riducono il flusso della vita soprannaturale, il flusso della grazia. L'anima si indebolisce e la felicità che scaturisce dal servizio divino
diminuisce. E concludendo, nelle piccole cose dobbiamo badare di fare tutto con grande puntualità, in modo che la grazia divina, attraverso le mani dell'Immacolata, arrivi fino a noi lungo un fiume ampio. Capita che qualcuno molto fervoroso e devoto con il passare del tempo si corrompa. Ciò avviene perché non fa attenzione a quello spillo di sicurezza, cioè alle cose di poca importanza. Sopraggiunge un temporale, più grande è una tempesta e l'edificio già minato e alla fine crolla. Noi ogni poco anno abbiamo 2 quaderni, 2 notes, 2 blocchi, dove San Massimiliano, pensate, registrava tutte le messe che ha celebrato nella sua vita. Ogni giorno celebrava la data, l'ora, la chiesa o l'altare davanti al quale ha celebrato la messa e l'intenzione della messa. 3 quaderni pieni di tutte le messe, fino all'ultima, fino a che fosse portato ad Auschwitz. Una piccola cosa, fedele alla cosa più importante che è l'Eucaristia di ogni giorno. E lì è il segreto della sua generosità, della sua fedeltà e anche della sua santità. Il Signore è mirabile nei Suoi santi, con fede ardente rivolgiamoci a Lui che tutto può per domandare grazia per la Chiesa e per tutto il mondo. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa, nata dal sangue del Cristo e fecondata dalla testimonianza dei martiri, continui a mostrare al mondo la forza insuperabile dell'amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il ricordo delle sofferenze provocate dall'odio e dalla violenza allontani gli uomini da ogni guerra e li aiuti a crescere nella concordia e nella pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché nelle famiglie che desiderano ritemprare la propria vita cristiana ritorni sincera la devozione a Maria, tanto diffusa e personalmente vissuta da San Massimiliano Kolbe. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché tutti i francescani crescano nella consapevolezza che la migliore testimonianza della fede consiste nell'amore vicendevole fino al dono di sé. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché noi qui presenti, confidando nella parola di Dio e nell'esempio dei martiri, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Noi te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Canto, pagina 143. Salga da questo altare l'offerta te gradirà, dona il pane di vita e il sangue salutare. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita. Cristo miti, il calice e il pane ti offriamo, per i tuoi doni largiti, te Padre ringraziamo.
questo altare l'offerta te gradiva, dona il pane di vita e il sangue Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni e le preghiere che ti presentiamo nel ricordo di San Massimiliano Kolbe e fa che impariamo ad offrirti come Lui il sacrificio della nostra vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Padre di infinita potenza. Tu chiamasti alla tua pace questo servo e per la strada insanguinata dal martirio, già percorsa dal tuo Figlio, lo conducessi al premio della vita eterna. Tu rendesti testimone verace e fedele San Massimiliano Maria Kolbe, che non esitò ad affrontare la morte nella certezza che le sue membra straziate sarebbero risorte ad un'esistenza di gloria. Tu gli fondesti luce e coraggio perché preferisse morire al mondo piuttosto che tradire il Signore, convinto che non abbiamo qua giù la definitiva dimora e che un'eredità ci sarebbe serbata nel regno dei cieli. E oggi anche noi, uniti a questo tuo martire beato, con gli angeli e i santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna, Hosanna, Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Massimiliano Maria Kolbe e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Canto, pagina 46. Con amore infinito vi ho amati, c'è il Signore, con amore sincero vi amerete, amici miei. Ho messo il mio cuore accanto al vostro cuore, perché l'amore cresca in voi. Ho messo la mia vita a servizio della vostra, perché la vita abbondi in voi. Con amore infinito vi ho amati, c'è il Signore, con amore sincero vi amerete, amici miei. Preghiamo.
O Dio, premio e gloria dei martiri, che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, suscita anche in noi, da questo sacro convito, il fuoco della carità che infiammò San Massimiliano Maria Kolbe e lo spinse a donare la vita per i fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. La gloria di Dio Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle in Gesù Cristo. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno, giovedì 14 agosto, Sant'Alfredo e San Massimiliano Maria Kolbe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che al santo presbitero e martire San Massimiliano Maria Kolbe, ardente di amore per la Vergine Immacolata, hai dato un grande zelo per le anime e un amore eroico verso il prossimo. Concedi a noi, per sua intercessione, di impegnarci senza riserve al servizio degli uomini, per la tua gloria, e di conformarci fino alla morte a Cristo tuo Figlio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato.
non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. C'è un momento nella vita in cui ci si accorge che portare rancore è come tenere un peso addosso che non ci fa camminare. Spesso pensiamo che il perdono sia un favore che facciamo all'altro, mentre in realtà è un dono che facciamo prima di tutto a noi stessi. È come togliere un nodo dal cuore per poter respirare di nuovo. Il perdono non è dimenticare, non è far finta di niente, è scegliere di non lasciare che il male ricevuto continui a vivere dentro di noi. È rompere quella catena invisibile che ci lega al torto subito e che ci avvelena lentamente. Gesù ci insegna che il perdono non è facoltativo, è una porta che dobbiamo aprire, perché è da quella stessa porta che anche Dio entra nella nostra vita per perdonare noi. E come si comincia? A volte con un semplice desiderio. Vorrei riuscire a perdonare ma non ce la faccio. Anche questo è già un primo passo. Poi si può pregare per la persona che ci ha ferito. Non serve dire molte parole, basta anche solo Signore benedici quella persona. E farlo ogni giorno, anche senza voglia, anche senza convinzione. È un piccolo atto di libertà che piano piano apre uno spazio dentro di noi dove Dio può entrare e guarire. Il perdono è difficile, ma è anche la via che ci rende più simili a Dio. E quando impariamo a perdonare, scopriamo che in fondo anche noi siamo stati perdonati, molto più di quanto possiamo immaginare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo, per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie di cuore per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Ecco qui Beppi. Ciao, guarda qua, cos'è? Ed eccoci qua, buongiorno a tutti da Eugenio, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle di Mater Dei Christian TV Friuli. Allora, vi faccio questo video in quanto vi vogliamo comunicare che abbiamo sistemato finalmente il nostro sito internet ufficiale Mater Dei Friuli TV. È completissimo di tutto. Appena aperto, facciamo una prova. Ecco, vi compare la mini TV alla quale basta, per accenderla, basta schiacciare il triangolino. Adesso per comodità io toglierò l'audio e andiamo avanti. Subito sotto abbiamo una radio streaming. Più sotto ancora volete chiedere informazioni, mi scrivete il vostro nome, cognome, mail, telefono
e mi fate qualsiasi richiesta, io vi risponderò. Per facilità, eccoci qua, non dovesse partire la mini TV in cima, abbiamo scritto diretta TV, clicca qui sotto, basta schiacciare dove c'è scritto live stream, clicca qui, basta schiacciare sulla foto, ecco, e si accende la mini TV. Per comodità torniamo indietro. Nei secoli dei secoli e per Adesso siamo intercessione in di diretta Santa con Maria. padre Stefano, fra Stefano. Andiamo indietro. Abbiamo aggiunto anche la rassegna stampa qui del nord-est, ma c'è anche la rassegna stampa della TV per la minoranza italiana in Istria, TV Nova di Pola, nonché anche il telegiornale di Euronews e le previsioni del tempo. Basta cliccare su Go 1 Live. Tic. Si apre la cartella dove troviamo tutta quanta la cartella dei notiziari. Possiamo scegliere giorno per giorno, tema per tema il notiziario. Andiamo avanti. Diretta. Successivo, diretta preghiere del mattino, clicca qui sotto. Basta cliccare sull'immaginetta. Quando è in diretta, qui trovate le preghiere del mattino. Adesso siamo collegati sul nostro canale YouTube, dove c'è la lista dei programmi. Quando siamo in diretta al mattino o per la Coroncina Divina Misericordia, al centro trovate la diretta. Andiamo avanti. Alle ore 15, diretta Coroncina alla Divina Misericordia, stessa solfa, si schiaccia l'immaginetta del Gesù e andiamo direttamente alla pagina YouTube. Ecco, al posto della Madonnina e della lista programmi troverete la diretta. Andiamo avanti ancora. Trovate una sezione, il nostro canale YouTube. Allora, cliccando sulla Madonnina si va sul nostro sito di YouTube e troverete tutti i video delle preghiere del mattino, dalle lodi alla Santa Messa di Assisi, a Fra Stefano al Vangelo del giorno, Don Federico, un sunto velocissimo del Vangelo, è bellissimo, le preghiere mattutine a Maria, le preghiere del mattino, il pensiero di Padre Pio, il rosario da Lourdes. Ecco. Se preferite vedere qualcosa di particolare, di specifico, basta schiacciare qua. Torniamo indietro e andiamo avanti. Successivo, il podcast, cos'è? Niente po' di meno che l'archivio. Noi clicchiamo sopra. Andiamo sulla pagina e sul sito di riserva in caso di guai. Eccoci qua, siamo in diretta. Qui c'è il nostro amico tratta della nota Roberto apparizione Tosolini. della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese. Qui troviamo il Vangelo del giorno e tutte le pubblicazioni degli ultimi 5 anni per temi: le veggenti vische, i veggenti, Suor Lucia, Santuario Sant'Antonio di Gemona, e più ne ha e più ne metta. E ritorniamo al nostro sito ufficiale. Vogliamo guardare la diretta direttamente sul sito di Telepace, clicchiamo sulla colomba. Forse. Dobbiamo aggiustarlo. Santo del giorno. E andiamo al Santo del giorno. E così via. È semplicissimo e anche coloratissimo.
Ecco, con questo io vi ringrazio, un caldo abbraccio a tutti e buona settimana in attesa dell'assunzione della solennità di venerdì prossimo. Ciao ciao da Eugenio. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in un Buongiorno a tutti, giovedì 14 agosto. Oggi Gesù ci viene raccontato, sta scacciando un demonio muto. Ma questo demonio che è muto inizia a parlare ed è una cosa meravigliosa, perché con una pennellata l'Evangelista ci dice che il demonio è muto, cioè ci impedisce di comunicare, di parlare. E tante volte noi viviamo questa sensazione di non essere ascoltati, di non saperci far ascoltare, o di non volere o non poter condividere le cose profonde che è nel cuore. Il demonio è muto. Perché non ci fa comunicare gli uni con gli altri. Ma l'arrivo di Gesù spinge subito a parlare. E cioè persino il demonio muto si mette a parlare. Perché Dio è comunione, Dio è relazione, Dio è incontro. E allora la nostra preghiera tante volte è muta, proprio perché è mossa dal demonio. E invece se noi incontrassimo nel profondo Dio, ci accorgeremmo di quanto ci parla, di quanto ne possiamo parlargli, e di quanto ci spinge a parlare con gli altri, e di incontrare altri che hanno bisogno di parlare con noi. Buona giornata. Preghiera a San Massimiliano Maria Kolbe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O San Massimiliano, che acceso d'amore per Dio e per il prossimo, donasti la tua vita in un supremo atto di carità, insegnaci a vivere ogni giorno con il tuo stesso amore. Aiutaci a restare fedeli a Cristo nelle prove e nelle difficoltà, a perdonare chi ci offende e a donare noi stessi senza misura. Proteggi le famiglie, i sofferenti, coloro che vivono nella disperazione. Ottienici la grazia di amare Dio e di camminare con gioia verso la vita eterna. Amen. San Massimiliano Maria Kolbe prega per noi e per il mondo intero.
lì in una terra lontana, lì dove nulla cadeva, lì in mezzo a gente povera, lì lei si manifestava. In una terra deserta, lei nel cuore un seme gettava, lì in cui nessuno credeva, lì la fede
14 agosto, nono e ultimo giorno della novena alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua assunzione trionfale in anima e corpo al cielo, dove sei acclamata regina da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi. Ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature e offrirti il nostro omaggio ed il nostro amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria Assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi sappiamo che il tuo sguardo, che maternamente accarezzava l'umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia ora in cielo alla vista dell'umanità gloriosa della sapienza increata, e che la letizia dell'anima tua, nel contemplare faccia a faccia l'adorabile Trinità, fa sussultare il tuo cuore di beatificante tenerezza, noi, poveri peccatori, a cui il corpo appesantisce il volo dell'anima, ti supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo fin da questa nostra vita terrena a gustare il Dio solo, nell'incanto delle creature. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria Assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi confidiamo che le tue pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze, che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie, che tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato, ecco il tuo figlio. Noi, che ti invochiamo nostra madre, ti prendiamo come Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria Assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi abbiamo la vivificante certezza che i tuoi occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue di Gesù, si volgano ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, all'oppressione dei giusti e dei deboli. Noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal tuo celeste lume e dalla tua dolce pietà, sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra patria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria Assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo infine che nella gloria dove regni vestita di sole e coronata di stelle, tu sia, dopo Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli angeli e di tutti i santi. Da questa terra dove passiamo pellegrini,
confortati dalla fede nella futura risurrezione, guardiamo verso di te, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza. Attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno dopo il nostro esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. Recitiamo insieme il Salve Regina in onore della Beata Vergine Maria. Salve, o Regina Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria assunta in cielo in corpo ed anima, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera a San Massimiliano Maria Kolbe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O San Massimiliano, che acceso d'amore per Dio e per il prossimo, donasti la tua vita in un supremo atto di carità. Insegnaci a vivere ogni giorno con il tuo stesso amore. Aiutaci a restare fedeli a Cristo nelle prove e nelle difficoltà, a perdonare chi ci offende e a donare noi stessi senza misura. Proteggi le famiglie, i sofferenti, coloro che vivono nella disperazione. Ottienici la grazia di amare Dio e di camminare con gioia verso la vita eterna. Amen. San Massimiliano Maria Kolbe, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'angelo custode. O Santo Angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo.
illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria.
O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Lì, in una terra lontana, lì, dove nulla cadeva, lì, in mezzo a gente povera, lì si manifestava. In una terra deserta, lei nel cuore un seme gettava, lì in cui nessuno credeva, lì la fede rifioriva.
spirito d'amore, vieni in noi, vieni in noi, spirito d'amore, vieni in noi, vieni in noi, spirito d'amore. Tu sei sapienza, sei intelletto, sei consiglio, sei fortezza, sei scienza, sei pietà, sei timore di Dio. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Riempici, donaci la forza, donaci la pace. Vieni in noi, Spirito Santo, donaci l'amore, donaci la gioia. Battezza tutti con la tua potenza, rendici fratelli. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, vieni in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, vieni in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari.
lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 14 agosto 2025, memoria di San Massimiliano Maria Colbe, il folle dell'Immacolata, e vigilia della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la nostra preghiera e questa riflessione mattutina si riveste di una gioia particolare, di una profondità che tocca il cuore. Oggi ci troviamo infatti alla vigilia della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, quando il cielo si apre per accogliere colei che ha portato in sé il Salvatore, e nello stesso tempo celebriamo una delle memorie più importanti dell'anno liturgico per i francescani, quella di San Massimiliano Maria Colbe, il frate francescano conventuale che visse un amore radicale per Cristo e per l'Immacolata. Carissimi fratelli e sorelle, il nome di San Massimiliano Maria Colbe è legato a uno degli atti più luminosi di carità del XX secolo. Infatti, se andiamo a vedere la sua storia, lui si trovò nel buio del campo di concentramento di Auschwitz, quando un prigioniero fu condannato a morire di fame. San Massimiliano qui si offrì di prendere il suo posto. Questo gesto, fratelli e sorelle, non fu soltanto eroismo umano, ma fu il frutto di una vita interamente consegnata a Dio, una vita nutrita dalla preghiera, dal servizio, dall'amore alla Vergine Maria. Vedete, in San Massimiliano Maria Colbe vediamo un cuore che si è lasciato plasmare, un cuore che anche nel luogo più disumano riesce a scegliere l'amore. Carissimi fratelli e sorelle, la morte di San Massimiliano Maria Colbe, avvenuta il 14 agosto del 1941, proprio alla vigilia dell'Assunta, è un segno provvidenziale. Come Maria, San Massimiliano si è lasciato prendere per mano dal Signore e si è lasciato condurre verso la vita eterna, portando con sé la luce della speranza per tutti. San Massimiliano Maria Colbe è conosciuto anche come il folle d'amore per l'Immacolata, perché ha speso tutta la sua vita a testimoniare l'amore di Maria, a pregare Maria, e come San Massimiliano ci ha insegnato, affidiamoci alla Santissima Vergine Madre, perché il suo amore materno ci accompagna lungo le strade di questo mondo che sta perdendo quell'amore che ci ha insegnato Gesù, ma che noi possiamo ancora testimoniare, come San Massimiliano l'ha testimoniato in uno dei luoghi più brutti del mondo, il campo di concentramento di Auschwitz. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dal libro del profeta Giosuè,
siamo portati sulle rive del Giordano al momento in cui il popolo di Israele, dopo un lungo cammino nel deserto, si appresta ad entrare nella terra promessa. Il Signore parla a Giosuè e gli assicura che sarà con lui come è stato con Mosè. Vedete, quando i sacerdoti portano l'arca dell'alleanza, segno della presenza di Dio, le acque del fiume si fermano e il popolo passa all'asciutto. In questo episodio vediamo dei simboli molto importanti: Dio che apre la strada, Dio che rende possibile l'attraversamento e il popolo che deve soltanto avere fiducia e seguire. Carissimi fratelli e sorelle, questa prima lettura di oggi ci ricorda che nella vita di fede ci sono momenti in cui dobbiamo varcare fiumi che sembrano invalicabili. Possono essere le prove personali, i dolori profondi, le crisi familiari oppure quelle comunitarie. Eppure, quando lasciamo che Dio sia il nostro Giosuè, quando restiamo vicini all'arca della sua alleanza, scopriamo tutti che le acque si aprono perché Dio è con noi. Vedete, fratelli e sorelle, Maria, che domani festeggeremo nella sua gloria, ha vissuto la sua esistenza proprio così, attraversando ogni prova, ogni oscurità, con lo sguardo fisso verso il Signore e il cuore pieno di fiducia, perché Maria sapeva benissimo che solo con Dio noi siamo al sicuro e che solo Dio ci porterà verso quella meta finale, la vita eterna. Nel Vangelo secondo Matteo, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, Pietro si avvicina a Gesù con una domanda che tante volte facciamo anche noi, e rileggiamo: quante volte dovrò perdonare al mio fratello? Fino a 7 volte? Carissimi fratelli e sorelle, per un ebreo del tempo 7 era già un numero perfetto, un perdono totale. Ma in questa lettura vediamo che Gesù allarga infinitamente la prospettiva e rileggiamo: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Carissimi fratelli e sorelle, in questo passo del Vangelo di oggi Gesù sta dicendo anche a tutti noi che dobbiamo perdonare sempre, senza calcolare, senza misurare, perché il perdono non è una questione di contabilità, ma una disposizione del cuore. E Gesù aggiunge poi la parabola del servo spietato, quella parabola che ci racconta di un servo che riceve un condono enorme dal suo padrone, ma non riesce a perdonare un piccolo debito al suo compagno. In questa lettura di oggi, con parole forti, il Signore ci fa capire che il perdono che riceviamo da Dio deve essere anche il perdono che tutti noi dobbiamo dare agli altri, perché non possiamo custodire il dono se non lo condividiamo con i nostri fratelli. Vedete, San Massimiliano Maria Kolbe ci offre un esempio straordinario di questo perdono illimitato. Anche durante la prigionia nel campo di concentramento di Auschwitz, anche tra maltrattamenti e privazioni, il suo cuore restava libero, perché lui pregava per i suoi persecutori, li guardava con pietà e con amore e non con l'odio. La forza di San Massimiliano Maria Kolbe veniva dall'Immacolata, alla quale lui si era consacrato fin da giovane, ed è molto significativo che sia morto proprio alla vigilia dell'Assunzione. È come se avesse affidato il suo ultimo respiro alla Santissima Vergine Madre, quella madre che conduce i suoi figli al figlio prediletto, a Gesù nostro Salvatore.
Carissimi fratelli e sorelle, oggi la parola del Signore ci invita a vivere due atteggiamenti davvero importanti: fidarci di Dio come il popolo guidato da Giosuè e a perdonare senza misura come ci chiede spesso Gesù. In questo cammino Maria e San Massimiliano ci sono maestri e compagni, e tutti noi alla vigilia dell'Assunzione affidiamo a lei i nostri passaggi difficili, i nostri Giordani interiori, e chiediamo la grazia di un cuore capace di perdonare sempre. Ricordate che solo così saremo pronti ad entrare un giorno nella terra promessa che è il cielo, dove l'amore non avrà più limiti e il perdono non sarà più necessario, perché Dio sarà tutto in tutti. Auguri a chi porta questo stupendo nome. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, un buon ultimo giorno della novena in preparazione all'Assunzione della Beata Vergine Maria e una buona e santa vigilia. Possa la Santissima Vergine Madre e San Massimiliano Maria Colbe intercedere per tutti noi, per le nostre famiglie, per le nostre intenzioni, per gli ammalati, i poveri, i sofferenti e per la pace nel mondo, affinché nel mondo non ci sia mai più guerra, mai più guerra, mai più. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 14 agosto 2025, memoria di San Massimiliano Maria Colbe e vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria e ultimo giorno della novena. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Vieni in noi, Spirito d'amore, vieni in noi, Spirito d'amore, vieni in noi, Spirito d'amore, tu sei sapienza, sei intelletto, sei consiglio, sei fortezza, sei scienza, sei pietà, sei timore di Dio. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi
spirito d'amore, riempici, donaci la forza, donaci la pace, vieni in noi Spirito Santo, donaci l'amore, donaci la gioia, battezza tutti con la tua potenza, rendici fratelli. Contribuisci all'opera di preghiera di Fra Giovanni. Il nostro cuore ti adora. Ogni giorno portiamo conforto a tanta gente che soffre, a tanti poveri che ci chiedono aiuto, a tante persone ammalate. Tutto questo grazie al tuo aiuto prezioso. Sostieni anche tu la nostra opera e il nostro canale con una donazione. Puoi farlo tramite il conto corrente della Fraternità di San Francesco, indicato in sovraimpressione, oppure attraverso il link che trovi in descrizione. Non far mancare il tuo sostegno alla preghiera. Il tuo aiuto è un prezioso gesto d'amore verso il Signore. Grazie di cuore. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Redentore. Il nostro cuore ti adorerà. Pensiero di Padre Pio di oggi. Affida a Lui ogni tua preoccupazione e lascia che la sua presenza ti guidi sempre. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.
portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Chiediamo ancora alla Vergine Maria la pace per l'Ucraina, per la Terra Santa e per tutti quei paesi dove ancora la guerra purtroppo continua. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete all'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati nella nostra preghiera, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. O Maria, concedi ai sacerdoti la sapienza nell'esortare le famiglie al dono del battesimo dei loro bambini fin dai primi giorni di vita e a noi la grazia della fedeltà battesimale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. O Maria, regina della famiglia, che con Gesù operasti il primo segno del suo amore per noi, ti preghiamo per la fedeltà dei coniugi e per i coniugi in crisi di fede, e per tutti chiediamo la fedeltà alla propria vocazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. O Maria, ti preghiamo di proteggere i sacerdoti e di aiutarli a camminare e a condurre i fedeli, figli della Chiesa, nel percorso di conversione verso la santità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. O Regina della Chiesa, con te sosteniamo i sacerdoti che custodiscono con gioia le fatiche del ministero pastorale. Per loro domandiamo il dono della perseveranza.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora mentre si mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. O Maria, ti affidiamo i sacerdoti e i religiosi perché, credendo in ciò che fanno, possano imitare ciò che celebrano e conformare la loro vita al mistero della croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vallem. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos convertem. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore Gesù, ai tuoi apostoli come risorto hai affidato un prezioso mandato. Andate ed ammaestrate tutte le nazioni, rassicurando loro e noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
Hai chiesto ai tuoi discepoli di farsi carico del bisogno delle folle, a cui volevi offrire non solo il cibo per farmarsi, ma anche rivelare il cibo che dura per la vita eterna. Da questo tuo sguardo di amore sgorga per tutti noi ancora oggi il tuo invito. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Aiutaci a comprendere, o Signore, che corrispondere alla tua chiamata significa affrontare con prudenza e semplicità ogni situazione di difficoltà e sofferenza nella vita, perché un discepolo non è da più del suo maestro. Grazie, Signore, per le testimonianze commoventi che sempre ci doni, capaci di ispirare tanti giovani a seguire a loro volta a te, che sei la vita, trovando così il senso della vita vera. Grazie per questi testimoni della missione, liberi di lasciare tutto per annunciare te con profonda originalità e umanità. Santa Maria, Regina degli Apostoli, Madre della Speranza, insegnaci a credere, sperare e amare con te. Stella del mare, brilla su di noi, rendici missionari della speranza e guidaci nel nostro cammino. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza